Quanti avranno sentito parlare di quella straordinaria avventura che si chiama Apple? In un garage californiano negli anni 70 Steve Jobs diede il via a quello che è diventato una delle più importanti imprese industriali e tecnologiche della storia. Ebbene, questa sera parliamo di qualcosa del genere in salsa reggiana. Siamo ospiti di Kitec SRL Power Solution. Perché questo preambolo? Perché la storia di Kitec, Marco Righi, che di Kitec è stato il fondatore ed è l'amministratore delegato, qualcosa del genere è anche nel suo DNA. Voi siete nati più o meno così, nel 2012, 5 anni fa. Esattamente, diciamo che siamo nati in un garage, qualche anno prima, perché abbiamo cominciato a lavorare in garage negli anni 2008-2009, ma da lì siamo partiti e nel 2012 è stata fondata poi la Kitec. E in quel garage che cosa avete combinato? Avete messo in piedi un'azienda, e poi vedremo i numeri e l'avventura che avete intrapreso, avete pensato di dedicarvi al mondo delle batterie al litio, ma non le batterie quelle che noi tutti usiamo quotidianamente per la ricarica dei cellulari, qualcosa di più industriale, di più importante. Vi siete messi intorno a un tavolo, lei, i suoi amici e i suoi soci, e cosa avete detto? Dedichiamoci alle batterie? Diciamo che nasce da una passione per l'elettronica e una passione per la tecnologia. Fin da ragazzo col mio socio fondatore Allen Pastorelli progettavamo piccoli circuiti fin dalle scuole medie e superiori. Poi in realtà arrivati alla maggiore età, avevamo quasi 22-23 anni, abbiamo visto queste batterie al litio che però il mercato non riusciva ad apprezzarle, davano problemi, o meglio dicevano che erano problematiche e non si potevano usare. Noi abbiamo analizzato un po' la cosa e secondo noi il problema non era la batteria ma l'elettronica che la gestiva. E allora da lì ci siamo messi nel mio garage, i weekend, le sere, le notti, a sviluppare questo dispositivo. Ma mi spieghi, che cos'è una batteria al litio e soprattutto a cosa serve? Diciamo che una batteria è un po' diversa dalle batterie che pensiamo, che di solito hanno due poli, un più o meno. Qui dentro c'è molto di più, c'è molte più tecnologie, molte più protezioni, perché deve dare performance differenti, ha funzioni aggiuntive rispetto a una batteria tradizionale. Quelle che noi sviluppiamo sono batterie medio-grandi, noi produciamo batterie al litio per macchine e veicoli industriali. Parliamo di batterie di grandi dimensioni. Allora, dietro di noi, lo vedete dalle nostre immagini, quelle che vi stiamo proponendo, vediamo proprio l'assemblaggio di questi, mi passi il termine da profano, blocchi. Esatto. Dove vanno questi blocchi con all'interno le batterie? Diciamo che vanno un po' in tutto il mondo. Noi principalmente abbiamo clienti europei, però loro stessi sono, come dicevo prima, produttori di veicoli o macchine elettriche. Vuol dire che a loro volta le vendono e mandiamo queste batterie in giro per il mondo. Ad oggi abbiamo batterie in 53 diversi paesi nel mondo. Mi faccia qualche esempio di macchina industriale sulla quale è montata una vostra batteria. Diciamo che si parla di carrelli elevatori a guida autonoma, a guida automatica, si parla di veicoli per spazzare le strade, piattaforme aeree per lavorare in quota, di tutto di più, c'è veramente un mondo che si apre, da cingolati, trasporto materiale speciale, c'è un po' di tutto. Tutto ciò che è movimentato da una batteria può essere potenzialmente un nostro cliente. Nei vostri uffici ho visto, ci sono vari pannelli con delle frasi, delle citazioni, una proprio a pallino, sappiamo come dare la giusta carica. Voi insomma date la carica a macchine operatrici e industriali. Ma chi sono, Righi, i vostri clienti? Possiamo per esempio partire da quella più vicina a noi, che in realtà è diventata anche negli anni da un semplice cliente, è diventato un nostro partner, Electric 80 per esempio, perciò leader mondiale nell'automazione. Abbiamo clienti come per esempio Cifa che producono delle betoniere che grazie alle batterie al litio possono lavorare in ambienti chiusi o gallerie senza fumicare o dare troppo rumore alle persone che lavorano vicino. Le batterie che voi impiegate e assemblate arrivano da altrove, arrivano dall'estero? Allora, sì, le celle, la materia prima è prodotta ancora oggi per oltre il 95% nel sud-est asiatico, perciò la maggior parte viene da lì. La nostra forza è che al di fuori delle celle tutto è prodotto internamente, perciò tutta l'elettronica, il software che gestisce queste batterie
il controllo remoto, di cui casomai dopo parleremo, è tutto fatto internamente, perciò riusciamo a dare una risposta molto veloce al cliente che ha bisogno di essere preso un po' per mano, perché veniva da una batteria molto semplice con 2 poli, lui la collegava e andava. Ad oggi abbiamo comunicazioni, dialoghi col display, dialoghi a remoto, insomma. A tutto questo pensate voi? Esatto, esattamente. Poco fa abbiamo partecipato a una riunione, a un brainstorming nei vostri uffici. Io cliente arrivo da Kitec SRL e dico ho bisogno di una batteria per questa macchina operatrice. Tra la mia richiesta e la soddisfazione di questa richiesta quanto tempo passa? Normalmente diciamo che riusciamo, tranne i tempi tecnici di costruzione della carpenteria, ma normalmente in massimo 2 mesi il cliente ha la batteria pronta, finita, installata sulla sua macchina. Voi avete una trentina di dipendenti, siete partiti in 2 e in 3, siete arrivati a 30 in pochissimo tempo, abbiamo detto in 5 anni. In questi 5 anni, parliamo un po' di dati che danno l'idea, il fatturato come è cresciuto? Allora, diciamo che 5 anni fa il fatturato era quasi 100.000 euro, poco di più, ad oggi siamo quasi a 7 milioni di euro. Negli ultimi 3 anni l'abbiamo decuplicato perché nel 2014 fatturavamo 700.000 euro, ad oggi siamo appunto 7 milioni. Anche il personale però è cambiato e aumentato, solo nell'ultimo anno abbiamo inserito 10 persone. Che formazione hanno le persone che vedo al lavoro qua, i vostri dipendenti? Qui possono essere o periti, diciamo, elettronici, elettrotecnici, ma soprattutto noi abbiamo un grande bisogno di ingegneria elettronica e elettrotecnica, tant'è che siamo sempre alla ricerca di nuovo personale e anche quest'anno abbiamo inserito 10 persone, ma ne stiamo cercando altre 4, perciò siamo sempre alla ricerca di nuovo personale. Ecco, su questo argomento sul quale magari torneremo più avanti, voi avete difficoltà a reperire personale specializzato, affronteremo il tema scuola e formazione tra poco. Quello che voglio chiederle però è chi sono i vostri concorrenti a livello locale, italiano o europeo? Abbiamo dei concorrenti anche vicini, perché anche nel Reggiano abbiamo delle aziende, però diciamo che nascono con una base più spin-off universitario, perciò con una minor concezione industriale della cosa. Io probabilmente ho avuto la fortuna di avere mio padre che era nell'ambito caricabatterie, produceva 60.000 caricabatterie all'anno, perciò mi ha dato la conoscenza, anche se ero ragazzino perché ci sono cresciuto, avrò avuto poco più di 15 anni, però abbiamo incominciato a creare Kitec come una realtà industriale, non uno spin-off, non un giochino, ma con dei principi molto diversi che ci permettono ad oggi, vediamo i feedback che arrivano dai nostri clienti, che professionalità, competenza, insomma, riusciamo veramente a soddisfare le esigenze del cliente e a capire in anticipo e suggerendogliele. Voi ora a cosa state lavorando? So che lei citava poc'anzi Electric 80, che è azienda reggiana del nostro territorio collinare, del nostro Appennino, che ha in programma un grande ampliamento anche dal punto di vista occupazionale. È molto importante per voi questo cliente perché rappresenta una buona fetta di fatturato? Sì, diciamo che Electric 80 per noi è stato una importante azienda che ci ha aiutato a crescere velocemente, sono partiti come semplici clienti nel 2013, poi diciamo che i prodotti andavano molto bene, cioè loro fornivano a loro batterie anche altre aziende, ma non erano molto soddisfatti. Con le nostre hanno trovato tutto quello che gli serviva, però hanno capito che qualcuno che conoscesse molto bene l'energia che alimentava i loro mezzi era importante averlo più vicino. Perciò a fine 2015, dicembre 2015, sono entrati a far parte del nostro capitale sociale anche Electric 80. Quindi il vostro valore aggiunto è il chilometro zero, come si dice oggigiorno? No, in realtà è la conoscenza della materia, perché il chilometro zero loro è importante avere un partner vicino, se possibile, però sicuramente che dia valore aggiunto. Perciò noi abbiamo dato valore, perché abbiamo risolto molti problemi che le batterie al piombo tradizionali davano agli impianti di Electric 80, e loro, grazie anche ai loro numeri, hanno fatto sì che Kitec crescesse molto più velocemente. Poi diciamo che si è creata come si può dire, un feeling particolare con loro, perciò anche con i titolari Enrico Grassi e Vittorio Cavriani. Perché nessuno aveva pensato prima alle soluzioni che voi avete adottato? Questo non lo so. Diciamo che c'è chi ha provato a rispondere a determinate domande
in modo differente, però che era un po' meno funzionale, mettiamola così. Parliamo del nome. Cosa significa Righi Kitec? So che è un mix di inglese e giapponese, se non sbaglio. Me lo spiega? Deriva da Kaizen, che vuol dire continuo e costante miglioramento. Da lì abbiamo preso il Kai e il Tech sta per tecnologia, quello che all'epoca volevamo fare. Però avete in programma un'evoluzione ulteriore del brand? Sì, esatto. Questo era nato per produrre l'elettronica, ad oggi anche il nuovo sito cambierà tutto. Diciamo, le batterie che noi produciamo saranno marchiate Flash Battery, proprio perché riprende la prima caratteristica del litio, che è la velocità nella carica che si può avere, insomma. Voi, se non ricordo male, avete nel vostro palmarès, come dicono gli sportivi, anche un record. Avete fatto andare un'auto, un autoveicolo, un'utilitaria che ha battuto il record di autonomia, se non sbaglio, vero? Esattamente. Sì, diciamo che andiamo indietro parecchi anni perché proprio all'inizio della nostra attività, era il 2012, e abbiamo diciamo, supportato un'azienda cinese in questo caso, che però ha preso tecnologia italiana per riuscire a fare questo record del mondo. Il loro obiettivo era arrivare a 800 km con una carica. Noi abbiamo curato delle particolari batterie con la nostra elettronica e sono arrivati all'obiettivo, insomma. Allora, la carica del mio cellulare, quando uso la batteria, resiste, quando è carico, un paio di giorni. Le vostre batterie quanto resistono? Diciamo, possono arrivare anche fino alla vita di una macchina intera, diciamo, perché su macchine industriali con vite di 10-15 anni consideriamo che se fanno un ciclo al giorno, con i cicli vita che queste batterie riescono ad avere ad oggi, non si prevede cambi durante la vita della batteria. Quindi praticamente eterne. Eterne non proprio, però quasi, diciamo eterne per l'utente finale sì. C'è una cosa che lei mi raccontava che mi ha stupito non poco. Kitec è in grado di controllare in remoto una delle batterie prodotte in ogni parte del mondo. Cioè lei in questo momento può sapere come sta funzionando una sua batteria prodotta da lei in Cina o in Sud America? Esattamente, sì. Come funziona? Diciamo che abbiamo dei dispositivi che possono trasmettere le informazioni ogni qualvolta la batteria ritiene necessario, perciò casomai dopo ogni ciclo di carica e scarica o puntualmente può mandare un'informazione su come sto e i nostri server diciamo, recepiscono queste informazioni, creano in automatico, vanno a controllare in automatico se ci sono delle anomalie, se richiedono assistenza o dei warning e mandano al nostro service center insomma, questi alert in modo che i nostri operatori possono proattivamente andare a avvisare il cliente o andare direttamente dal cliente a risolvere l'anomalia prima che l'utente se ne accorga. Perciò questo vuol dire avere sistemi molto più efficienti, macchine più efficienti o veicoli più efficienti. Voi da start-up avete fatto il percorso di cui dicevamo, ma siete stati assistiti, avete avuto dei tutor, qualcuno che vi ha fatto da puntello per andare avanti nella vostra avventura? Ma diciamo che io ho avuto forse una grossa mano da parte di mio padre, però io credo che una persona se ha voglia di fare, poi dipende anche dai settori, non serve tantissimo per partire. Noi siamo partiti con praticamente niente, perché abbiamo trovato una persona che produceva le nostre schede e in realtà prendeva lui i guadagni delle vendite, perciò a costo zero siamo riusciti a partire. Ovviamente io non mi sono preso lo stipendio per diversi anni e con 50.000 euro che mio padre mi ha pestato è da lì che siamo nati. Quindi con 50.000 euro, un garage, lei ha messo in piedi Kitec? Sì, io e il mio socio Alan Pastorelli. Parlavamo di batterie e di veicoli, ma voi non pensate anche di entrare nel settore delle batterie per autoveicoli, le auto che noi tutti usiamo tutti i giorni, in periodo di inquinamento atmosferico il rilancio delle auto ibride o elettriche è ai massimi livelli. È un settore che non vi interessa? È un settore su cui operiamo però su veicoli un po' più particolari, un po' più industriali, proprio come tipologia. Per esempio pensiamo a furgoncino che consegna il materiale al centro storico, il furgone che consegna la merce o raccoglie i rifiuti nei centri urbani, o pulmini che trasportano persone nei villaggi turistici, golf cart per girare diciamo, all'interno di un golf. Queste sono tutte applicazioni che noi attualmente facciamo. Abbiamo clienti che vanno dall'Italia alla Spagna, alla Francia e anche a volte oltreoceano.
Un'altra curiosità, ma è talmente bella che voglio che Marco Righi ce lo dica. So che state lavorando ad una batteria, o già l'avete progettata e realizzata, per un sommergibile, è così? È così, è così. Diciamo che fa parte un po' anche della nostra ricerca e sviluppo. Utilizziamo a volte qualche cliente con qualche richiesta un po' particolare per fare anche ricerca e sviluppo su nuove tecnologie che un domani potrebbero diventare una nostra parte preponderante. E perciò sì, è una parte di un sottomarino, è molto stimolante anche come attività. Ma quanto pesa la batteria di un sottomarino? Diverse migliaia di chili, perché parliamo di una batteria, poi abbiamo diverse taglie, ma potremmo arrivare a 5 megawatt di batteria. Abbiamo prima citato un po' di dati sul vostro fatturato, gli obiettivi di Kitec per i prossimi anni. So che sono ambiziosi, insomma vi volete dare una carica proprio. Questo mercato è molto in crescita e sta pagando in realtà le aziende che stanno lavorando bene, perché non abbiamo feedback negativi. Con i clienti che abbiamo seminato in quest'anni mi sento di dire che nei prossimi 2 o 3 anni potremmo tranquillamente raddoppiare nuovamente il fatturato, perciò nei prossimi 2 o 3 anni arrivare tranquillamente a 15 milioni di euro. Detto del auspicabile raddoppio del fatturato, a breve i dipendenti pure raddoppieranno o quantomeno aumenteranno? Sicuramente sì, devono per forza aumentare. Adesso abbiamo rafforzato tanto, stiamo facendo dei grossi investimenti in termini di risorse umane, perché se considerate che siamo 27 abbiamo più di metà persone che sono nell'area di ricerca e sviluppo e progettazione. Pertanto è un numero molto alto, di solito non si hanno questi numeri, però io credo che bisogna investire per poter crescere e credere in questo mercato. Dove va Kitec o il brand nuovo Flash Batteries? Mi dica 2 o 3 obiettivi, non di fatturato, di cui abbiamo già parlato, che si propone da qui al decennio prossimo venturo. Ma sicuramente ad oggi siamo già leader in Italia per la produzione di batterie per macchine e veicoli industriali. L'obiettivo è quello di crescere ancora di più e diventare un punto di riferimento europeo quantomeno. Ma ci sarà un'evoluzione tecnologica nelle batterie al litio oppure sono, come dire, un traguardo conquistato e non c'è più niente da fare? Diciamo che le batterie litio sono in continua evoluzione, crescono anno dopo anno, ci sono tantissime differenti chimiche di litio al mondo, come vediamo spesso si capita su siti o sente parlare che le batterie sono pericolose, ce ne sono alcune che sono pericolose, alcune no e alcune meno. Ci sono tante differenti chimiche che caratterizzano la batteria. Ma il litio non è sempre quello? In realtà il litio di partenza sì, poi si mischia a diversi elementi chimici e si possono fare delle diverse caratteristiche. Le faccio un esempio. Abbiamo la batteria che si carica super velocemente e si scarica super velocemente, casomai potrebbe essere usata per la Formula 1, il KERS di Formula 1, vado a caricare energia e la rilascio molto velocemente. Poi ci sono batterie invece più di energia, cioè come in questo caso per esempio abbiamo delle batterie che servono per far andare delle macchine per delle ore in cui non c'è particolare bisogno di scaricarle in 10 minuti come un aeromodello. E perciò le chimiche sono davvero tante. Quello che Kitec e Flash Battery si propone è di avere un'affidabilità molto elevata, perciò siamo partiti pensando alle sicurezze, proprio perché era un mercato che aveva paura, perciò bisognava dare serenità e tranquillità, sia sulla sicurezza fisica, sia sulla qualità di prodotto nell'arco del tempo, perché è un investimento molto più importante di una batteria normale. Una batteria al litio costa almeno 3-4 volte in più di una batteria tradizionale, perciò deve dare anche maggiori vantaggi. Visto che lo ha detto lei, quanto costa una batteria di medie dimensioni tipo quella che stiamo vedendo dietro le nostre spalle? Questa qui siamo attorno, si va dai 10.000 euro ai 15, dipende, ai 20. Un piccolo investimento per un imprenditore. Sì, dipende poi sempre questa batteria cosa deve alimentare. Per chiudere, Marco Righi, io mi sono annotato un'altra frase che ho trovato su un pannello nei vostri uffici e che è veramente uno stimolo. Puntare in alto è nel nostro DNA. Lei è molto ambizioso, dove punta? Diciamo che credo abbiamo la possibilità di fare qualcosa di bello, di vivere l'azienda in maniera serena, in far stare i dipendenti al nostro interno bene e nello stesso tempo però creare business, che è l'obiettivo di ogni azienda e non ce lo dobbiamo dimenticare.
Allora, io le auguro le fortune di Steve Jobs e della Apple, visto che avete iniziato più o meno nello stesso modo. La ringrazio per averci ospitato e quando passate sulla via Emilia a Calerno e vedrete il marchio Kitec, spero che ne saprete un po' di più di ciò che si fa all'interno di questa azienda. Grazie, a più tardi.